Oggi devo ammettere che inizio a sentire un po' il peso della responsabilità, perché vi porto a scoprire la nuova Maserati Levante, il SUV della grande rinascita della casa di Modena, ma anche uno dei modelli più chiacchierati e che ha diviso di più gli appassionati dopo il debutto al Salone di Ginevra. Ma iniziamo a vedere un po' come è fatto fuori. Dunque è lungo 5 metri esatti, quindi siamo nel regno dei SUV full size, quelli belli grandi. Davanti ha grande carattere questo sport utility, perché ritroviamo ovviamente la classica calandra tipica di ogni Maserati che si rispetti, e poi questi fari bellissimi che sono ispirati direttamente alla concept car Alfieri. Sono con luci diurne a LED ma ancora lo xeno. Ricordiamo che il gruppo FCA non ha ancora passato al full LED. Bella questa modanatura, elegante ma anche un po' off-road, e poi questo altro gruppo ottico molto semplice circolare qui. Ma spostiamoci sulla fiancata, intanto vi faccio vedere il cofano, guardate, a palpebra, molto sportivo, e poi qui le immancabili 3 prese d'aria che sono il vero segno di riconoscimento delle Maserati degli ultimi anni. E poi i cerchi in lega sono molto sportivi, nel nostro caso perché abbiamo l'allestimento ovviamente top di gamma, cerchi da 20 pollici con pinze freno verniciate di rosso e griffate Maserati, addirittura con dischi forati. Spostiamoci intanto dietro e vi faccio vedere già un piccolo dettaglio che mi aveva colpito molto al Salone di Ginevra, perché come sulle coupé e come sulle sportive, ricordiamoci che è sì un SUV ma è anche una Maserati, qui non abbiamo il montante, quindi grande sportività a partire dai piccoli dettagli come questo. Sul terzo montante posteriore c'è ovviamente il simbolo della casa di Modena, e poi qui il retro, che è la parte che ha fatto un po' discutere di più gli appassionati, perché alcuni ci hanno visto un eco nella Porsche Cayenne, ma tant'è. Eccola qui, abbiamo anche il bel gruppo ottico a LED acceso, e questo terzo volume che è molto muscoloso, molto grande e dà un senso di grande forza a quest'auto. Sotto ovviamente abbiamo 2 coppie di terminali di scarico cromate, perché ovviamente grande sportività in casa Maserati. E già che sono qui vi porto a vedere il bagagliaio, non senza avervi detto che c'è anche addirittura un bello spoiler sopra all'1.8. Apertura elettrica ovviamente, ed eccolo qui il vano della Levante, 580 litri, non è uno dei più grandi della categoria e non ha la possibilità di avere i 7 posti, ma dopo tutto lo trovo ben strutturato. Qui il passaruota è stato annegato con grande ingegno, una bella presa da 12 volt, ganci un po' dappertutto, ben squadrato, e la soglia di carico non è eccessivamente alta e non ci sono gradini, quindi anche i carichi più pesanti si caricano con facilità. Il tasto lo troviamo qui, e adesso andiamo un po' a vedere come è fatto dentro. Ed eccoci a bordo della nostra Maserati Levante. Andiamo a vedere come è fatto questo abitacolo, che fonde elementi di grande sportività con dettagli ispirati al mondo dell'eleganza. Partiamo qui dal centro, dove finalmente troviamo un nuovo sistema multimediale, il display da 8.4 pollici, quindi molto ampio. Mi piace per la rapidità di risposta ai comandi e anche per la risoluzione che è molto alta, quindi ben fatto, finalmente ci voleva Maserati, e speriamo arrivi presto anche su 4 porte e Ghibli restyling. Qui troviamo invece un orologio analogico, quindi torniamo al classic, e poi il grande tunnel centrale con la ghiera di selezione del sistema multimediale, che oltre a essere touch può essere pilotato anche da qui, la leva di selezione del cambio automatico molto classica, e poi qui i vari tasti per selezionare le modalità di guida. La strumentazione invece è molto classica, perché ha 2 strumenti circolari analogici, ma al centro ritroviamo la modernità, perché c'è questo bel computer di bordo, bello perché anche qui la definizione è molto alta ed è molto completo nelle informazioni. Un capitolo a parte però lo meritano i materiali, che è stato un po' l'argomento che ha fatto più discutere gli appassionati al Salone di Ginevra. Allora, lo dico subito, nel complesso questo abitacolo mi sembra ben fatto, intanto vi faccio fare un giro, e di grande qualità, però devo ammettere anche che non mancano alcuni dettagli sottotono. Ma partiamo dalle belle notizie, perché la pelle è un po' dappertutto, è di buona qualità, abbastanza morbida anche qui sulla plancia con cuciture a vista, e poi la ritroviamo sui pannelli porta. E poi ci sono questi sedili che, lo ammetto, sono veramente magnifici, con l'immancabile tridente qui sul poggiatesta, magnifici non solo per la qualità in cui sono realizzati, ma anche per l'ergonomia. Vi assicuro che sostengono molto e alla perfezione anche quando si ha fretta.
vista. E poi guardate che spettacolo qui, il dettaglio che mi piace di più: Alcantara sul montante A, ma Alcantara che continua anche su tutto il cielo dell'abitacolo. Vi assicuro che fa un gran figurone, e quindi complimenti Maserati. Bello anche il volante, è abbastanza piacevole da impugnare, non è piccolissimo ma non è neanche eccessivamente grande. Un po' meno forse ci convince questa plastica di contorno qui ai comandi integrati, che forse poteva essere fatta con maggior cura, come con maggior cura potevano essere fatti alcuni assemblaggi. Allora, ammettiamo che siamo su un esemplare di preserie, quindi c'è sempre tempo per migliorare quando la produzione andrà a regime, però vedete qui per esempio c'è questa intercapedine fin troppo grande per un'auto di questo livello, e poi per esempio ho visto questo vano portaoggetti che quando lo si apre o lo si chiude non trasmette un grande senso di qualità, ma c'è sempre tempo per migliorare. Bella invece, eccola qui, la pedaliera sportiva rivestita in alluminio. Ma andiamo dietro a vedere quanto spazio c'è e come si viaggia da passeggeri. Ovviamente anche dietro non abbiamo il montante, mi piace davvero tanto questa soluzione per un SUV, ma torniamo al tema che era l'abitabilità, ed eccola qui, ve lo dico subito senza tentennamenti, è eccezionale. Facile, direte voi, su un SUV di 5 metri come potrebbe non esserlo, ma devo ammettere che ci sono stati esempi in passato di SUV così grandi che poi non erano effettivamente molto spaziosi dietro. Mi ricordo per esempio la prima generazione dell'Audi Q7, qui invece di spazio ce n'è tantissimo, guardate, anche se davanti siede una persona ben più alta di me, rimane comunque tanto spazio per sedersi. Il quinto passeggero, che i costruttori d'auto si dimenticano un po' troppo spesso secondo me, in questo caso è vero, ha la seduta del divanetto un po' più corta, quindi è un po' più sacrificato, lo schienale è un po' più duro, però può effettivamente trovare spazio, anche perché il tunnel qui in basso dove passa l'albero di trasmissione della trazione integrale non è così pronunciato, e quindi c'è un po' di spazio per le gambe. Immancabili le bocchette di ventilazione, qui c'è un piccolo sportellino con 2 prese USB e accendisigari. Per quanto riguarda i materiali vale lo stesso discorso che abbiamo fatto davanti, quindi nel complesso come per le sellerie grandissima qualità, anche per i pannelli porta ben studiati, legno, alluminio, pelle, cucitura a vista. La parte forse che convince un po' meno è questo rivestimento in plastica dura, che forse si poteva realizzare un po' meglio, ma nel complesso ci siamo. Ora però è arrivata la parte più golosa, perché accendiamo il motore a 6 cilindri e andiamo a guidare questa Levante e a vedere un po' come si comporta. Ed eccoci al volante della nostra Maserati Levante. Per non farci mancare nulla, noi abbiamo scelto il top di gamma, la versione S, che ha un V6 a benzina sovralimentato da 430 cavalli. Ma non vi voglio parlare del motore all'inizio come faccio sempre, ma bensì del telaio e dell'assetto di quest'auto, perché è la cosa che fino adesso mi ha colpito di più. Non sembra quasi di guidare un SUV, quindi complimenti agli ingegneri Maserati, perché sono riusciti a partire dal telaio della Ghibli e a modificarlo sia nella geometria delle sospensioni sia nell'architettura, usando tanto più alluminio e tanto magnesio per renderlo più leggero, e il risultato è un SUV che pesa comunque 2,2 tonnellate, quindi un peso decisamente importante, ma che poi nella dinamica di guida non fa sentire tutto questo peso, sembra quasi di guidare una berlina, una Gran Turismo. Per raggiungere un simile risultato, che non esito a definire eccezionale per uno sport utility, gli ingegneri italiani hanno realizzato un telaio molto raffinato che ha una perfetta divisione dei pesi tra retrotreno e avantreno 50 e 50, più unico che raro su un SUV, e poi hanno concentrato il baricentro molto in basso, tanto che dicono di aver raggiunto il baricentro più basso della categoria. Ma guidare questo SUV diventa direi quasi coinvolgente, anche per merito di un altro dettaglio non da poco, perché la Maserati Levante monta di serie su tutte le versioni sospensioni autolivellanti ad aria Skyhook. Qualcuno di voi forse se le ricorderà, le usava già il gruppo Fiat sulla Lancia Thesis. Ora qui sono state ovviamente perfezionate, e in ogni istante queste sospensioni regolano in maniera indipendente la risposta di ogni singola ruota, e soprattutto selezionando la modalità Sport, che è quella che stiamo utilizzando noi adesso qui tra le curve, si rigidiscono molto e abbassano tutta la vettura per regalare uno stile di guida più coinvolgente, ma soprattutto molto più comunicativo.
Diciamo quindi che se la Levante ha qualcosa da farsi perdonare in termini di qualità per qualche piccola svista che abbiamo prima visto, soprattutto negli interni e soprattutto nei confronti delle competitor di alta gamma tedesche e anche inglesi, ripaga alla grande con un piacere di guida inedito per una Sport Utility. Ora però vi voglio parlare del motore, perché poi è quello il vero cuore di una sportiva Maserati. Qui abbiamo un 3 litri V6 in grado di erogare, come vi dicevo, 430 cavalli, ma soprattutto 580 Nm di coppia. È abbinato, e io dico per fortuna, all'ottimo cambio ZF 8 rapporti con convertitore di coppia, un cambio veloce nella risposta. Io lo comando qui dai paddle molto grandi dietro al volante, ma anche dolce quando si vuole viaggiare tranquilli. A proposito, le palette mi piacciono ad azionare perché danno un senso di qualità, però ogni tanto nella guida dinamica, come in questi frangenti, si fa fatica a trovarle. Avremmo preferito una soluzione magari con la paletta integrata alla razza, in modo da averla sempre a portata di mano. Questo 6 cilindri Maserati mi piace perché ha una bella risposta, è molto corposo, direi quasi travolgente quando si affonda il piede sul pedale del gas. Ha solo un attimo di incertezza quando si fa un kick down, ha un istante in cui non risponde subito. Non capiamo se è dovuto a una taratura specifica che gli ingegneri italiani hanno voluto per quest'auto, che lo ricordiamo alla fine è sempre un SUV, o se invece è un lieve ritardo dovuto al turbo lag. Se la distribuzione dei pesi e l'assetto è da 10 lode, quello che mi convince un po' meno è invece questo sterzo, perché è sì piacevole da impugnare, la posizione di guida è studiata direi alla perfezione, con il sedile che sostiene bene, però anche in sport rimane sempre un po' incerto. Qui vedete nelle curve non mi fa capire benissimo dove sto andando a mettere le ruote, e è vero che siamo su un SUV, ma con tutta questa potenza e un assetto così ben riuscito è un vero peccato. Avrei preferito molta più consistenza nel servosterzo. Considerate le prestazioni, ci vuole anche una battuta sui freni. È molto bello da un punto di vista estetico almeno l'impianto frenante, perché i clienti potranno scegliere tanti colori diversi per le pinze freno, dal blu al giallo al rosso al nero. L'impianto frenante con dischi forati è generoso, nel senso che anche quando si è al limite dà grande grip e grande frenata, però la risposta al pedale del freno forse è un po' troppo spugnosa. Ci saremmo aspettati un attacco della frenata un po' più forte. E poi ragazzi, diciamoci la verità, abbiamo scelto anche il top di gamma benzina perché questo V6 Maserati suona che è un incanto. Sentite qua che roba! Ma non dobbiamo dimenticarci che oltre che su una sportiva, in un certo senso, siamo sempre su uno sport utility, e su questo i Maserati hanno puntato molto, perché hanno curato in maniera direi quasi certosina le capacità e le abilità in off-road di quest'auto. È vero che la maggior parte dei clienti che nel mondo sceglieranno una Levante la useranno solo in minima parte lontano dall'asfalto, ma tant'è, un cliente che sceglie quest'auto vuole sapere che la sua auto è quasi inarrestabile in off-road. Per questo hanno sviluppato una modalità di guida apposita che appunto si chiama off-road, che va ad influenzare la taratura di tutta una serie di componenti, il motore, il cambio, le sospensioni e anche la trazione integrale, in modo da affrontare con grande disinvoltura percorsi in sterrato anche piuttosto impegnativi. Ovviamente non siamo su un fuoristrada, ma nella nostra prova in sterrato siamo riusciti a fare pendenze anche molto impegnative, ad attraversare guadi e fango anche con gomme estive, e ad uscire da situazioni difficili che non pensavamo potessero essere affrontate da uno sport utility sportivo come questo. In ogni caso però abbiamo una trazione integrale intelligente, perché è molto orientata alla sportività, almeno quando si guida su asfalto, nel senso che normalmente in condizioni di asciutto come quelle in cui stiamo guidando noi trasferisce gran parte della coppia al posteriore, quindi per una dinamica di guida superiore, e solo all'occorrenza trasferisce motricità all'avantreno, e poi è integrata con una funzione di torque vectoring che migliora la motricità in curva e aiuta ad essere sparati fuori dalle curve con grande motricità e grande coinvolgimento di guida.
andiamo un po' più tranquilli perché vi voglio parlare dei consumi. Durante la nostra guida dinamica non ci nascondiamo, 2,2 tonnellate di peso e 430 cavalli a benzina biturbo si fanno sentire. Meglio non guardare il computer di bordo perché siamo pericolosamente verso valori di 19-20 litri 100 km. Andando però in maniera più tranquilla e a velocità costanti, tipiche per esempio delle percorrenze autostradali, si riescono a raggiungere anche percorrenze di 10 km litro. Come è possibile? I Maserati hanno curato molto anche l'aerodinamica. La Levante ha un CX di 0,31, non male per un SUV così imponente, ed il merito è di una serie di soluzioni anche interessanti. Davanti per esempio abbiamo delle alette attive del radiatore che stanno sempre chiuse e si aprono solo quando è necessario raffreddare di più il motore. In questo modo migliora l'aerodinamica. Il fondo è carenato, è quasi piatto, quindi aiuta il deflusso dell'aria, e anche la coda è stata studiata in modo da favorire al meglio l'aerodinamica. Chiudiamo il nostro video di prime impressioni, come vuole la tradizione, con i prezzi. Questa Levante S top di gamma con tutta questa opulenza e tutti questi cavalli ha un prezzo abbastanza salato, perché siamo a circa 91.000 euro. Non preoccupatevi però, perché fortunatamente a listino c'è sempre il 3000 V6 diesel che in Italia arriva con 250 cavalli, che parte da una cifra un po' più abbordabile, perché siamo a 73.000 euro circa. Era una delle auto più attese di quest'anno. A voi come è sembrata? Perché non ce lo raccontate qui sotto nei commenti? E adesso alla prossima auto, ciao!